Sono Michele Forleo e sono il Business Unity Manager di Cyber Security in Axians Italia. Qui con me c'è Alvise Doria, che è il nostro Cyber Security Specialist all'interno del nostro team. Oggi vogliamo capire, con base alla tua esperienza, Alvise, quali possono essere le minacce che tu vedi giorno per giorno nella tua esperienza per quello che riguarda il mondo dell'IoT. Durante il mio lavoro vedo che il mondo IT e OT faticano molto a entrare in sincronia fra di loro e ci sono parecchi problemi, parecchie minacce, principalmente legate alla cosiddetta visibility, ovvero alla necessità di poter conoscere la propria rete in modo da potersi proteggere. Infatti non conoscere i propri dispositivi è qualcosa che non ci permette poi di proteggerli, di prevenire eventuali minacce. Io mi occupo infatti della prevenzione delle minacce. E quindi tu, nella tua esperienza, quindi nel tuo lavoro, cos'è che vedi oggi di più? Quindi oggi mi immagino il mondo dell'IoT è pervaso all'interno di tutte le infrastrutture. Come suggerisci tu ai nostri clienti di poter intervenire per prevenire queste minacce? Anche durante le mie esperienze ho visto diverse situazioni, ho visto anche reti con dispositivi esposti in maniera piuttosto pericolosa, diciamo, e una soluzione sicuramente è quella di segmentare. La segmentazione è molto importante per riuscire a prevenire eventuali attacchi, soprattutto derivati da movimenti laterali. Infatti questa permette di isolare un attacco una volta che l'attaccante è entrato all'interno della nostra rete. Per fare questo installo dei firewall sia interni che esterni all'interno delle reti, che permettono quindi di gestire il traffico appunto all'interno di una rete IoT. Quindi diciamo che si passa da un paradigma di sola sicurezza esterna anche a un qualcosa che mi permette di andare a fare il controllo interno. Esatto. Però quello che spesso arrivano come necessità è un po' il discorso che interveniamo su ambienti che sono ambienti di produzione piuttosto che ambienti diciamo dove difficilmente si riesce a intervenire. Quindi come possiamo a questo punto prevenire quindi abbiamo parlato di controllo, ma come posso prevenire un eventuale attacco? Infatti un grosso problema che c'è è quello di mantenere sempre aggiornati i sistemi, in quanto gli attacchi sono in continua evoluzione e quindi riuscire ad aggiornare i nostri sistemi non è semplice ed è necessario riuscire a farlo con costanza. Grazie al virtual patching siamo in grado di fare questo in modo che la nostra rete con tutti i nostri dispositivi siano aggiornati e riescano a essere pronti a reagire alle minacce che escono di giorno in giorno, quindi in real time riescono a essere protetti contro le eventuali. Ma quindi tu mi stai dicendo, quindi con un concetto di virtual patching io sono in grado di fare cosa? Di bloccare il tentativo di sfruttare una minaccia? No, in realtà questo mi consente di prevenire eventuali attacchi evitando di bloccare il sistema di produzione, Okay. che è la cosa più importante per molte realtà che non si possono permettere aggiornamenti invasivi di patch dei vari device. E quindi noi alla fine dei conti, quindi il nostro suggerimento che possiamo dare è anche come posso aiutare questi clienti anche in un'ottica di prevenire, in ottica di visibilità. Abbiamo servizi o funzioni che ci permettono ad esempio di andare a monitorare e controllare preventivamente questo tipo di servizi, un operation center, un qualcosa? Sì, possiamo utilizzare strumenti come l'IPS, quindi l'Intrusion Prevention System, che ci permette di far sì che il nostro sistema si renda conto di quando c'è stata una breccia, oppure utilizzare un SOC, un Security Operation Center, che è in grado di monitorare dei log provenienti dai nostri dispositivi e quindi rendersi conto quando siamo sotto attacco o addirittura riuscire a prevenire l'attacco una volta che si ha abbastanza esperienza. Perfetto, quindi diciamo posso concludere che possiamo offrire ai nostri clienti diciamo, una relativa sicurezza di quello che è la parte di prevenzione e di visibilità senza essere troppo invasivi e quindi senza bloccare quella che può essere la loro produzione. Esatto, corretto. È centro del nostro lavoro riuscire a fare questo. Perfetto, grazie mille. A te.